Ciao a tutti, sono Manuel e oggi vi parlo di come ho realizzato questo spot. You should see me in the crowd. I'm gonna run, there's nothing south. Watch me make 'em bow one by one. Fragrances by Paco Rabanne. Bene, in realtà non è un vero spot, è semplicemente un giochino che ho fatto in questi giorni di quarantena. In questo video voglio raccontarvi come ho realizzato questo spot, apparentemente molto semplice, in realtà ho trovato tantissimi problemi durante la realizzazione. Partiamo da cosa serve. Ovviamente è super low budget, quindi è fatto con tutte le cose che ho trovato in casa. La camera è abbastanza indifferente, potete usare anche il telefono, non avete bisogno di chissà quale slow motion o cose strane, perché la cosa più importante è illuminare bene il prodotto che avete scelto. Diciamo che con il ledino dietro del telefono qua non riuscite a fare nulla. Aggiungendo il blu dietro come diventa figo. Cosa veramente importante è dove lo girate. Io vi consiglio con tutto me stesso una stanza che sia grande e non come questa. Questa stanza qua è grande tipo 2 metri per 4, ora sono con un 24 mm quindi sembra abbastanza grande, in realtà è piccolissima. I maggiori problemi di questo piccolo spot sono dovuti alle pareti bianche, quindi la luce rimbalza dappertutto, quindi questa è una cosa difficile quando andiamo a illuminare un qualcosa, un oggetto, un prodotto, la luce rimbalza e non riusciamo a controllarla e questo è un problema, grande. Durante questo video farò vedere un po' di spezzoni che ho realizzato col telefono. In realtà non era in progetto fare questo video, però visto che siamo in quarantena e tutti sono tiktoker, io ho deciso di fare lo youtuber. Quindi cosa ho fatto? La prima cosa è prendere una superficie su cui appoggiare il nostro profumo. Sopra c'è questo vetro e il profumo qua che crea questo riflesso. Visto che non vado a raccontare una storia ma faccio vedere solo il prodotto, è importante che questo prodotto venga valorizzato al massimo, che può essere una cosa molto carina in realtà vedere il riflesso sotto del profumo, e quindi ho preso quello e sotto ci ho messo una maglietta e per non far vedere quello che c'è sotto ci metterò una maglietta nera, così almeno va a coprire tutte queste scatole. Perché sono andato a cercare questo carrellino col vetro sopra? Perché se avessi messo sopra la scrivania il profumo sarei stato troppo vicino alla parete nera, cosa che assolutamente volevo fare, distaccare il più possibile il profumo dallo sfondo. Ovviamente essendoci poco spazio non è che avevo tante possibilità di azione. La prima luce in assoluto che ho messo è il background, quella che c'è adesso, un ledino semplicissimo di questi così con la gelatina blu. All'inizio avevo scelto il bianco ma poi sono passato sul blu perché il profumo è oro, quindi per la legge del teal e orange bene o male sono più o meno complementari, quindi era perfetto come colore, dai, crea molto contrasto. Come fill light ho utilizzato un Godox, 100 euro, li ho portato a casa e sono molto carini. Hanno direttamente l'attacco Bowens, sono fighissimi. Messo normale rimbalzava dappertutto, soprattutto in questa parete bianca qua. Sono andato a sagomare il più possibile la luce facendo questa cosa qua. Questa cosa qua terribile sono pezzi di sacchi del sudicio attaccati con lo scotch. Questo pannello di luce andava ad agire su questa zona qua del profumo. Ovviamente la luce va anche sopra e sotto, quindi un pochino rimbalzava nel muro, però pochissimo rispetto a prima, e avevo una luce proprio precisa sul prodotto. A questo punto ho utilizzato l'altra luce, quella veramente fondamentale, ovvero la backlight, e andava a illuminare e a creare questi giochini di luce un po' dappertutto. Quindi una volta illuminata la scena, bene o male avete visto come ho fatto, vi faccio vedere quali ottiche ho utilizzato. Tranne la prima scena che l'ho fatta con il 1235, le altre l'ho fatte con questo, 50 in FD e il 70-210 macro.
Sono lenti molto economiche, le comprate veramente a 50 euro l'una. In questo caso non volevo un'immagine estremamente nitida, che secondo me a diaframmi più aperti possibile sono veramente soft. Una lente invece molto particolare che ho utilizzato è questa qua. Questa lente qua è una CCTV 25 mm 1.4. Sono CCTV, quindi in realtà sono lenti per le camere di sicurezza, sono fatte per quelle, costano 10 euro, e quindi sono andato a fare quei due effetti molto particolari, un bokeh molto strano. Ora, arrivando alle conclusioni, il problema principale è stata la location. Questo spazio è troppo piccolo per fare cose del genere. Sono contento del risultato che è venuto fuori, ma ovviamente è molto semplice, niente di speciale. Soprattutto, secondo me, è un po' sbagliato il messaggio. Un brand come Paco Rabanne non farebbe una cosa del genere, non utilizzerebbe il blu a contrasto con l'oro, ma andrebbe su delle tonalità molto più fashion, molto più eleganti. Però questo voleva essere solamente un divertimento, un gioco tecnico, e proprio perché è un gioco si imparano tante cose, quindi vi consiglio di farlo assolutamente. Però insomma, se vi guardate in casa magari trovate qualche prodotto, qualche cosa che volete sponsorizzare. Ok, detto ciò, vi saluto. Probabilmente ho guardato tutto il tempo nello schermo, come sto facendo ora. Niente, ci ho provato veramente. Sto a fare un video di YouTube.